piatto che facciamo adesso riprende un po' la storia italiana, quindi facciamo una pasta ripiena. Sono dei ravioli di pasta verde che vengono presentati in un modo differente. Innanzitutto dobbiamo preparare la pasta e la pasta la facciamo solo ed esclusivamente con farina bianca e una parte importante di verde, quindi metteremo circa 100 grammi di verde e aggiungiamo 20 grammi di tuorlo d'uovo. Quindi faremo un impasto che non sarà mai troppo rigido e che ci permetterà di avere una pasta piuttosto debole. Andiamo a impastare. Andiamo quindi a impastare facendo la nostra classica palla. Andiamo a disporre un po' di farina sulla spianatoia e andiamo a tirare l'ultimo giro. Una pasta tutta di grano tenero, quindi molto soffice, mai coriacea, che ha un bel colore verde, che è quello che noi cerchiamo. Dobbiamo lavorare molto bene la pasta in modo da avere un impasto omogeneo e liscio. Abbiamo fatto una purea di vegetali molto vicina a quello che è il mondo dell'agnello, quindi abbiamo fatto delle coste frullate, un po' di dragoncello, ma proprio poco, e del crescione d'acqua, che non è come il crescione di terra. A questo punto, come sempre, andiamo a inserirla nella nostra pellicola in modo da farla, tra virgolette, riposare da questo stress. Per prima cosa preparerò la base del ragù, che è una carne di paratura, e quindi avrò tutti i ritagli di lavorazione di altre preparazioni e da qui ricavo il mio ragù. Ho anche delle parti di tessuto grasso o del grasso di copertura dell'agnello. Lo taglio in quadretti, non troppo grandi, non troppo piccoli. Andiamo a predisporre gli altri vegetali per questa preparazione. Per prima cosa pulisco la cipolla, pulisco l'aglio, elimino la base e tengo solo la parte superiore. Li schiaccio, tengo con un po' di camicia e con mezza cipolla andrò a predisporre una salsa di aglio e cipolla. Quindi prendiamo il latte e andiamo a inserire la nostra base di aglio e cipolla e portiamo a ebollizione. Tagliamo il resto della cipolla a paesana, quindi un taglio abbastanza irregolare. Utilizziamo delle foglie di sedano, mi prendo anche un pezzo di peperone in rapporto al lavoro che devo fare. Non lo vado a sbucciare, ma lo vado a tagliare in un modo che mi permetta di notarlo all'interno della preparazione. Quindi vado a ricavare dei dischi
pomodoro e quindi utilizzeremo il peperone come base. Andiamo a pulire una patata novella. Le patate giovani sono ricche di acqua, sono anche molto tenere e andiamo anche a loro, taglieremo la nostra patata con una misura piuttosto grande, dei dischi piuttosto grandi, in modo che si possano vedere bene nella nostra preparazione. E questi dischi andiamo a tagliarli di uno spessore di 3 mm e andiamo a posizionarli. Qualche griglio di noce che accompagnerà la preparazione. In una casseruola bombata andiamo a cuocere il nostro ragù. Partiamo con dell'olio extravergine di oliva, facciamo scaldare. Nel frattempo che si scalda, in un sacchetto portaspezie aggiungo il pepe, un paio di bacche di ginepro. Quando la carne sarà ben rosolata e calda, andremo ad aggiungere gli altri vegetali. In questo momento dobbiamo rosolare bene la carne che esprima il suo profumo. Nel frattempo filtro il latte con latte e la cipolla e ricomincio da capo a cuocerlo nel latte. Lo cuoceremo così 3 volte. A questo punto aggiungiamo il sedano e la cipolla. A questo punto aggiungiamo del vino bianco e mettiamo nel nostro sacchetto aromatico dei semi di finocchio e andiamo a inserirlo. Facciamo evaporare bene la parte del vino, di rimanere la freschezza delle spezie e dei vegetali. A questo punto possiamo aggiungere il latte e cominciamo a cuocere il nostro ragù. Insieme a questa base aggiungiamo le patate, distribuendole, e possiamo già aggiungere i grigli di noce che manterrei piuttosto intatti in modo da sentirli nella masticazione, e aggiungiamo anche un poco di sale. Bagniamo con acqua il nostro ragù e riportiamo a bollore. Ripeteremo questa operazione un paio di volte. Il latte è arrivato a ebollizione un'altra volta, quindi siamo pronti per filtrarlo ancora e facciamo l'ultima cottura aggiungendo ancora un po' di latte fresco. Possiamo aggiungere i peperoni, un po' di farina sulla spianatoia e tiriamo la nostra pasta. La tiriamo in 2 versi e mai sempre nello stesso senso, in modo da sfogliare bene. Nel frattempo la pasta si asciuga un po' e mettiamo a bollire una casseruola con l'acqua per poter cuocere la nostra pasta. Dobbiamo ridurre un po' il latte, dobbiamo concentrarlo un attimo in modo che non sia troppo liquida la preparazione, ma sia giustamente densa. Bene, inseriamo il latte con l'aglio e la cipolla in un contenitore e andiamo a frullarlo. Andiamo a filtrarlo in un'altra casseruola e
facciamo ridurre un attimo. Avremo una salsetta all'aglio molto profumata. Il ragù si sta asciugando, il siero della formaggella che abbiamo fatto prima lo vado a portare a ebollizione in modo che si concentri e che aggiunga questa acidità. Cominciamo col togliere il sacchetto delle spezie e continuiamo la cottura. Quindi andiamo a scaldare il piatto in modo da averlo caldo. E andiamo a cuocere la pasta. Facciamola cuocere la pasta, è anche un po' spessa come abbiamo detto, no? Il siero, come vedete, si è ridotto. Benissimo, lo mettiamo da parte. Finiamo di cuocere il ragù. La pasta la facciamo raffreddare sotto acqua fredda molto velocemente, giusto per bloccarne la cottura. Creiamo delle aperture sul foglio di pasta. Il ragù è pronto, la riduzione è pronta, siamo addirittura d'arrivo. Salsa d'aglio è pronta. Nel piatto andiamo a posare un disco di pasta intero, andiamo a porre sopra gli elementi che compongono il ragù, cercando di posizionare tutto all'interno della sfoglia, anche in maniera un po' abbondante, come vedete. Prima di tutto la salsa d'aglio. Allora vado a sgocciolare con un po' di salsa, vado a ricoprire con la sfoglia, recupero la mia acidità e me la metto al passo. Passo in salamandra per rigenerare di calore. Ok, andiamo a irrorare un po' la superficie col sugo di carne. Sgoccioliamo un po' di riduzione di siero, delle belle foglie messe in piedi